C'è un dolce inglese che io adoro, accompagnato da un buon tè, da un tocco molto british alla vostra merenda. Si tratta della torta Bakewell. Iniziamo dalla preparazione della frolla, mettendo in un cutter, quindi un robot da cucina munito di lame, la farina. Dopodiché aggiungiamo il burro tagliato a cubetti freddo da frigorifero. Questo è molto importante. Il metodo che sto utilizzando io per preparare la frolla è la sabbiatura, ovvero adesso azionando la macchina renderemo il burro fine come la sabbia. Ecco qua, il burro è finissimo. Aggiungiamo la farina di mandorle, lo zucchero a velo, un uovo, in questo caso è un uovo medio, che quindi sgusciato peserà 50 grammi, un pizzico di sale e un cucchiaino di estratto di vaniglia. Volendo potreste usare anche i semini interni di una bacca di vaniglia. Ora aziono di nuovo la macchina per compattare tutti gli ingredienti. È una frolla piuttosto morbida rispetto alle altre. Puliamo bene le lame e poi prendiamo 2 fogli di carta forno e un matterello. Mettiamo la frolla sul primo foglio. Ora sarebbe troppo morbida per stenderla, quindi la portiamo in frigorifero a rassodare leggermente. Ecco la nostra frolla, tenetela in frigorifero una mezz'oretta, giusto il tempo che diventi un pochino più solida per essere stesa. Ci mettiamo sopra un altro foglio di carta forno e la stendiamo ad uno spessore di 1 centimetro, anche un pochino di meno, dobbiamo arrivare circa ad un diametro di 30 centimetri. E adesso la portiamo in frigorifero a rassodare. Prepariamo adesso la crema frangipane. Si tratta di una farcitura a base di farina di mandorle utilizzata soprattutto nella preparazione della galette de roi, la torta dei re, famosissimo dolce francese, ma si mette molto spesso anche proprio all'interno di torte, come faremo proprio oggi con la nostra crostata. Quindi mettiamo in una planetaria munita di foglia il burro morbido e lo zucchero a velo. Azioniamo la macchina fino a ottenere una bella crema, dopodiché aggiungeremo le 2 uova. Come vedete il burro si è distribuito sulle pareti della ciotola, quindi la foglia non riesce più a inglobarlo. Lo prendiamo e lo spingiamo verso il centro, in modo che possa essere di nuovo lavorato. Aziono di nuovo la planetaria, poi unisco la vaniglia e il sale. Lasciamo mescolare ancora tutti gli ingredienti e nel frattempo io unisco la farina 00 a quella di mandorle. Mescoliamo con una frusta e in questo modo scioglieremo anche i piccoli grumi che ci saranno dentro la farina e poi la aggiungiamo al composto piano piano. La nostra frangipane è pronta. Puliamo bene la foglia e versiamo la nostra crema in una ciotolina un po' più piccola. La teniamo da parte. Ecco la nostra tortiera, ha un diametro di 24 cm e ha il fondo estraibile. Vedete, così sarà molto più semplice estrarre la torta dallo stampo una volta cotta e raffreddata. Qui abbiamo il nostro disco di frolla. Se il disco è estremamente rigido, scaldatelo un po' con le mani, ma non eccessivamente, non deve diventare troppo morbido, deve essere una via di mezzo, in modo che possiamo metterlo agevolmente all'interno dello stampo e appunto riuscire a farlo in modo molto semplice. Sul fondo di questa tortiera, come vedete, ho messo un foglio di carta forno. Prima l'ho imburrata, se volete potete utilizzare anche lo staccante, serve solo appunto a fare da collante. E adesso adagiamo la nostra frolla. Cerchiamo di mettere tutto all'interno, ma se fosse troppo possiamo anche girarlo, poi vi faccio vedere come. Vedete? Questo è in esubero, però noi possiamo girarlo all'interno in questo modo e
far combaciare praticamente la frolla con i bordi. Giriamo e schiacciamo contro i bordi. Schiacciamo la frolla con il dito lungo i bordi della tortiera e poi, se volete proprio un bordo netto, deciso, prendiamo un coltellino e facciamo questa cosa dall'interno verso l'esterno. Ora prendiamo una forchetta e con i rebbi facciamo dei puntini sul fondo senza oltrepassare la frolla, altrimenti in cottura uscirà anche il ripieno. Questa operazione serve a non fare gonfiare la frolla durante la cottura, quindi a non creare bolle. Se andiamo a toccare la frolla ci accorgeremo che è molto morbida, quindi la rimettiamo in frigorifero per almeno un'altra mezz'ora, anche per un'ora. Ecco la nostra frolla raffreddata. Cosa dobbiamo fare? Prendere la confettura di lamponi e metterla sul fondo. La torta originale prevede l'utilizzo della confettura di lamponi, ma voi in realtà potreste utilizzare quella che più vi piace, anche una marmellata per esempio. Spalmiamola per bene sul fondo e poi aggiungiamo la nostra crema frangipane. Dobbiamo rivestire completamente la confettura con la crema frangipane. Una volta cotta però non vi aspettate di trovare una sorta di crema pasticcera, perché assomiglierà invece un po' di più a un pan di Spagna. E ora andiamo in forno. La infornerò a 170 gradi per circa 30 minuti. Ecco la nostra torta appena sfornata, sono passati quindi 30 minuti. È il momento di metterci al di sopra le mandorle, sono mandorle in lamelle. Siate piuttosto generosi. E ora riportiamo la torta in forno, stessa temperatura, per 5-7 minuti, finché le mandorle diventeranno dorate. Mi raccomando, dategli un occhio. La torta è pronta ed è bellissima, ma vediamo come è venuta dentro. Magnifica! Adesso posso fotografarla. Oh, finalmente anch'io posso assaggiare la mia fetta di torta Bakewell. Buonissima.